Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Molto spesso al telegiornale, sulle riviste finanziarie o anche qui sul canale di Tyrell Academy si sentono nominare parole come DAX, SP500, Nasdaq o FTSE MIB e generalmente ci si riferisce a loro indicando variazioni giornaliere percentuali, come ad esempio il Nasdaq oggi è salito dell'1,2% o giornata negativa per il DAX che ha perso lo 0,6% e così via. Ma cosa significa? Di cosa si sta parlando? In questo video cercheremo di chiarire un po' le idee, per cui se non conosci questi termini, ma vuoi capire cosa significano, rimani e ci vediamo tra pochi secondi. Bene, eccoci qua. Prima della sigla abbiamo nominato il DAX, l'S&P500, il Nasdaq e il FTSE MIB. Togliamoci subito il dubbio e vediamo cosa sono. Quelli appena nominati sono degli indici azionari, ovvero degli indicatori sintetici o in altri termini riassuntivi del valore di un paniere di titoli azionari, cioè di un insieme di azioni di varie società quotate in borsa. In particolare il DAX è rappresentativo di un paniere di titoli azionari tedeschi, l'S&P 500 e il Nasdaq sono relativi a vari titoli americani, mentre il FTSE MIB, che immagino abbiamo sentito tutti nominare, si riferisce all'Italia. Quindi se a fine giornata voglio sapere, senza entrare troppo nel dettaglio, come è andato il mercato azionario italiano relativamente alle aziende più importanti del paese, anziché andare a guardare i dati di ogni singolo titolo come Enel, Banca Mediolanum, Ferrari o Moncler e così via, guardo di quanto è salito o sceso percentualmente l'indice rappresentativo del mercato azionario delle più grandi aziende quotate d'Italia, cioè il FTSE MIB. Se il FTSE MIB è salito dell'1%, capisco che è stata una giornata complessivamente positiva per quel gruppo di aziende, mentre se è sceso dello 0,5%, posso presumere che nell'insieme è stata una giornata negativa. Ovvio che guardando solamente l'indice non posso sapere come sono andate le singole aziende. Magari l'indice è salito, ma il titolo Stellantis è sceso. Trattandosi appunto di un indice sintetico che condensa più dati in un solo numero, perde chiaramente una parte di informazioni. Abbiamo parlato del FTSE MIB per il mercato italiano, ma lo stesso discorso vale per il mercato tedesco e in questo caso posso andare a vedere il valore o la variazione dell'indice DAX, oppure per il mercato americano, dove mi tornano utili l'S&P 500 o il Nasdaq o tanti altri che vedremo tra poco. Bene, abbiamo capito cos'è un indice e abbiamo capito a cosa può servirci. Ma esistono solamente indici rappresentativi del mercato azionario dei vari paesi? Ovviamente no. Esistono indici su qualunque cosa, sia per quanto riguarda le macro categorie principali, come il mercato azionario, quello obbligazionario, delle materie prime e del mercato immobiliare, ma esistono anche indici più specialistici, dedicati a precise aree geografiche come i mercati emergenti o a specifici settori industriali come quello delle batterie per auto elettriche, dell'energia pulita o del cibo. Esistono davvero tantissimi indici e per darvene un'idea consideriamo ad esempio solo quelli azionari classificati per area geografica. In Italia sappiamo che esiste il FTSE MIB, che rappresenta le 40 più grandi società italiane, cioè le 40 più grande capitalizzazione, ma esiste anche il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Small Cap, per le aziende a media e piccola capitalizzazione. In Germania abbiamo il già citato DAX, che rappresenta le 40 aziende a maggior capitalizzazione tedesche. In Francia esiste il CAC 40, in Spagna l'IBEX 35 e in Gran Bretagna il FTSE 100 e così via. Esiste anche un indice rappresentativo dell'intera Europa, chiamato Eurostoxx 50, e che comprende i 50 principali titoli dell'Eurozona. Se ci spostiamo fuori dall'Europa e andiamo in America, troviamo anche qui tantissimi indici. I più conosciuti e importanti sono l'S&P 500, formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione, il Dow Jones, probabilmente il più noto, che comprende i 30 principali titoli di Wall Street, ed il Nasdaq 100, che raggruppa le 100 principali imprese non finanziarie quotate al Nasdaq, ed è un indice molto usato come termometro per il settore tecnologico americano. Se ci spostiamo più a oriente,
In Giappone troviamo il Nikkei 225, in Cina si trovano vari indici, tra cui lo Shanghai Stock Exchange Composite, il FTSE China A50 e l'Hang Seng per la borsa di Hong Kong. Per finire spostiamoci in Russia, dove anche qui, tra i vari indici creati per rappresentare il contesto finanziario ed economico russo, distinguiamo il MOEX, che è il principale indice azionario della borsa di Mosca. Esistono anche indici che rappresentano determinate aree geografiche in base a specifiche caratteristiche, come ad esempio i mercati emergenti, cioè quei paesi in via di sviluppo come la Cina, l'India, i paesi sudamericani, e l'andamento di questi mercati è riassunto nell'indice MSCI Emerging Markets. Infine esistono anche indici a livello mondiale che danno una panoramica dell'andamento del mercato azionario globale, come ad esempio il conosciutissimo MSCI All Country World Index. Ok, dopo questo giro intorno al mondo abbiamo capito perché vengono creati gli indici, ma non sappiamo ancora da chi sono creati e come vengono calcolati. Beh, gli indici vengono ideati e calcolati dalle grandi borse valori, dalle società di rating o dai fornitori di indici come il FTSE, o meglio il FTSE Russell Group, che è un gruppo finanziario anglosassone dove le lettere FTSE stanno per Financial Times Stock Exchange. E tra i tanti indici creati c'è anche il nostro FTSE MIB, dove MIB è l'acronimo di Milano Indice di Borsa. Un altro fornitore di indici molto noto è l'MSCI. In questo caso si tratta di un'organizzazione americana dove MSCI sta per Morgan Stanley Capital International. Infine ricordo anche lo svizzero Stoxx, fornitore tra gli altri dell'indice europeo Eurostoxx 50. Chiaramente questi sono solo alcuni esempi e la lista è molto lunga. L'importante è aver capito che dietro un indice c'è un'organizzazione finanziaria che si occupa del loro calcolo e della loro manutenzione, intesa come ribilanciamento, in quanto un indice è qualcosa di dinamico che muta nel tempo e viene periodicamente ribilanciato. Infatti alcune aziende che ne fanno parte possono perdere i requisiti per essere quindi cancellate dalla lista, mentre altre che un tempo erano ad esempio troppo piccole per essere incluse a far parte di uno specifico indice, oggi sono cresciute e possono entrare a farne parte. Ovviamente tutto questo segue delle regole ben precise stabilite dal fornitore o dal gestore stesso dell'indice. Ma come vengono calcolati gli indici una volta stabiliti i titoli che ne possono far parte? Ad esempio, date le quotazioni delle 40 aziende italiane che compongono l'indice FTSE MIB, come si calcola il valore dell'indice? Beh, per calcolare un indice ci sono vari metodi, in particolare 3, e la differenza sta nel come viene assegnato il peso di ogni titolo all'interno dell'indice. Partiamo dal metodo più semplice, relativo agli indici equally weighted, cioè equamente pesati. Con questo metodo ogni titolo che fa parte dell'indice pesa come tutti gli altri, indipendentemente dal prezzo di borsa o dalla capitalizzazione. Per cui l'indice è rappresentativo di tutti i titoli del paniere allo stesso modo. Esistono poi gli indici price weighted, ovvero pesati sul prezzo. In questo caso i titoli che hanno un prezzo di mercato più alto avranno un peso maggiore, quindi un'influenza superiore sul valore dell'indice rispetto agli altri titoli, indipendentemente dalla capitalizzazione o dalle dimensioni della società. Infine, l'ultimo metodo, che è anche il più utilizzato, tant'è che anche il nostro FTSE MIB, come l'S&P 500, il DAX e molti altri, sono calcolati usando proprio questo criterio, è il value weighted, cioè pesato sul valore. In questo caso il peso assegnato ai singoli titoli è proporzionale alla loro capitalizzazione. Capite che in questo modo l'indice diventa maggiormente rappresentativo delle aziende più grandi e a maggiore capitalizzazione, indipendentemente dal prezzo di quotazione del titolo sul mercato. Per farvi capire meglio, in questa immagine vedete l'elenco dei titoli che compongono l'S&P 500 con indicato il peso percentuale di ogni titolo all'interno dell'indice. Come vedete, circa il 25% del valore del titolo è dato solamente da 12 delle 500 aziende che compongono l'S&P 500, ovvero società grandissime come Apple, Amazon, Google, Facebook o Johnson & Johnson, mentre le altre hanno un peso che si riduce man mano che la loro capitalizzazione decresce. Ora che abbiamo capito a cosa servono gli indici, chi li crea e come vengono calcolati, la domanda che possiamo farci è: ma è possibile investire utilizzando gli indici? E se sì, come si può fare? Sì, è possibile investire sugli indici, però non è possibile acquistare direttamente per esempio il DAX o il Nasdaq.
in quanto si tratta di un numero, di un risultato di una formula matematica. Esistono però vari modi all'interno dei mercati finanziari per ottenere dei profitti in funzione dell'andamento degli indici. Vediamo adesso quali sono. Il primo modo, forse il più ovvio, è quello di acquistare esattamente tutti i titoli che compongono un certo indice rispettando la stessa ponderazione ed eseguendo gli stessi ribilanciamenti periodici fatti dal fornitore dell'indice. In questo modo avrai un paniere di titoli il cui valore complessivo replica fedelmente il valore dell'indice. Questo metodo però, seppur possa sembrare semplice, è molto complesso e costoso. È complesso perché bisogna sempre mantenersi aggiornati sulla composizione dell'indice, mentre è costoso perché la compravendita di così tanti titoli comporta delle commissioni che nella gestione complessiva dell'investimento possono assumere valori importanti. Infine, per comprare tutti i titoli di un indice serve un capitale decisamente importante, per cui questo metodo, seppur praticabile, è da evitare. Il secondo modo per ottenere dei profitti dall'andamento degli indici è utilizzando degli strumenti finanziari derivati, ovvero comprando o vendendo degli strumenti che replicano appunto gli indici che vogliamo negoziare. Gli strumenti derivati come i future, i CFD o le opzioni sono strumenti finanziari complessi, a volte con effetto leva e che vengono utilizzati generalmente per operazioni di speculazione, copertura o arbitraggio. Sono quindi sconsigliati per operazioni di investimento di medio-lungo termine, in quanto generalmente costosi e potenzialmente pericolosi se usati senza conoscere le caratteristiche ed i rischi. Per cui, se il vostro obiettivo è investire sul medio-lungo periodo, vi sconsiglio di utilizzare questi strumenti. Un terzo metodo utilizzato per investire negli indici è comprando delle quote di fondi che replicano gli indici stessi. Questi fondi, detti passivi e meglio noti come ETF, utilizzano i capitali degli investitori per acquistare i titoli azionari che compongono l'indice. Significa quindi che fanno quello che è stato spiegato poco fa, cioè acquistare ogni titolo che compone l'indice, solo che lo fanno a livello istituzionale, usando capitali importanti ottenuti mettendo insieme i soldi dei singoli investitori. Appoggiandosi a questi fondi è quindi possibile investire sui vari indici in maniera facile e sicura, ma soprattutto con capitali ridotti dal momento che le quote di un fondo generalmente costano solo qualche decina di euro. Per concludere quindi, tra i tre modi visti per investire nell'andamento degli indici, sicuramente mi sento di consigliarvi quest'ultimo e quindi di acquistare quote di ETF che replicano passivamente l'andamento dell'indice che vi interessa. Bene ragazzi, con questo video spero di avervi chiarito un po' le idee in merito agli indici e spero che la prossima volta che sentirete al telegiornale che il Dow Jones è salito dello 0,8% mentre l'indice DAX ha chiuso in parità, saprete meglio interpretare cosa è successo a livello dei mercati finanziari americani ed europei. Se questo video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di mettere un bel like qui sotto per farcelo sapere. Inoltre, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Con questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video e grazie per essere rimasto fino alla fine.